Bentornati ragazzi, bentornati a questo mio format delle video reactions. Voglio continuare ad andare avanti a recuperare alcuni brani che mi sono perso nelle ultime settimane e ho aspettato questo momento, volevo proprio farci il video per ascoltare la nuova song dei Metallica, Lux Eterna. Un paio di settimane fa o insomma un po' di tempo fa i Metallica così dal niente hanno annunciato il nuovo album e accompagnato da questo nuovo videoclip e così hanno, diciamo, spiazzato un po' tutti quanti, ecco. Ora, che cosa ne pensiate dei Metallica non lo so, insomma è una di quelle band giganti che dividono un po' il loro, diciamo, il loro pubblico, no? C'è tra chi li ama e chi li osanna a prescindere da quello che facciano, chi invece a prescindere le critica, insomma ormai è così. Diciamo che se proprio devo schierarmi da una parte o dall'altra, fondamentalmente io rispetto tantissimo i Metallica. Per me sono una delle primissime band che mi hanno introdotto al metal, come per tanti altri. Insomma, io ho cominciato con i Metallica e con gli Iron Maiden, quindi con il Black Album e con Powerslave rispettivamente, e quindi io non posso che portare rispetto. Insomma, sono una parte della mia infanzia, sono una band che ascoltavo tantissimo, ascolto tuttora per carità, perché continuo a seguire tutte le loro pubblicazioni ormai intervallate da 7-8 anni di distanza, però ecco, li ascoltavo più assiduamente quando ero un ragazzino, ecco, quindi comunque sentire la voce di Hetfield, la batteria di Lars, che per quanto criticata ha un suo timbro, ha un suo modo di porsi, insomma, per me, ecco, questo mi riporta un po' a quando appunto ascoltavo assiduamente i Metallica e mi riporta, diciamo, a dei ricordi positivi, ecco. Quindi sono molto molto felice, sono rimasto profondamente colpito, insomma, da questa fuoriuscita così dei Metallica senza nessun tipo di annuncio, e devo dire che è una scelta azzeccata. Insomma, ormai nel mondo di internet, dove c'è l'annuncio dell'annuncio, snippet, in trailer, primo singolo, secondo, terzo, quarto, quinto singolo prima dell'uscita dell'album, ecco, in un mondo ormai che è diventato così a livello musicale, fa molto piacere vedere che ci sono band, che ci sono occasioni in cui le band hanno voglia anche di uscire un po' allo scoperto, così, con un battito di ciglia, diciamo. Un po' la stessa cosa era successa qualche anno fa, nel 2016, per esempio con gli Avenged Sevenfold, che erano usciti con The Stage, l'avevano pubblicato a sorpresa, ecco. Ecco, non è una band che seguo assiduamente, gli Avenged, però anche lì avevo molto apprezzato, ecco, questo tipo di approccio. Detto questo, ecco, Lux Eterna anticipa quello che è 72 Seasons, il nuovo album dei Metallica, appunto. Non è dato sapere quanto siano lunghe le canzoni, perché non mi pare di aver letto dei tempi, dei running time a fianco alla lista della tracklist, quindi sarà tutta una sorpresa. Sarà un solito album ricco e prolisso, saranno brani più corti, non lo so, quindi sono molto curioso di vedere che cosa combineranno questa volta. Detto questo, il brano si intitola Lux Eterna, andiamo a vedere che cosa ci hanno proposto in Metallica. 3, 2, 1, via! Doppia cassa? Lars Ulrich sta usando la doppia cassa, ragazzi. Wow, bello questo riff. Ok. Bella, bella. Già mi piace.
grandissimo. Bellissima nota di James, bellissima nota. Una nota molto alta per il... abbastanza alta per quello che è il suo range, insomma. Questo riff funziona. Wow ragazzi, wow. Wow. Ragazzi, sono molto colpito, molto colpito. Mi è piaciuto molto questo brano. Sono gasatissimo, è molto bello. Il brano è molto corto, quindi aiuta anche sicuramente la fruibilità, quindi spero a questo punto, incrociamo le dita, che l'album sia un po' tutto su questa direzione. Muovono, diciamo, i passi verso un recupero di quelle che sono le loro radici. Siamo in territori heavy / thrash metal, insomma, sicuramente. Mi ha ricordato un pochino i vecchi dischi dei Megadeth o qualcosa anche addirittura dei Motorhead, proprio come tipo di incedere. Quindi siamo sulla new wave of British heavy metal / thrash, proprio bello, diretto, veloce, dritto al punto. La prestazione di James mi è piaciuta molto, non è abbastanza raro a mio ricordo che raggiunga delle note così, non sono altissime per carità, però per un cantante come James sicuramente hanno il loro bel da fare, ecco. Questo brano mi è piaciuto, ho delle buone aspettative per l'album e spero che sia veramente, che mi colpisca bene o male tutto quanto in questo modo, ecco. Devo essere sincero, ho già letto qualche commento sui social, mi ci sono imbattuto più che altro in qualche commento in cui bene o male specificavano il tipo di influenza qua e là, o che l'assolo era fatto in un certo modo qua e là, ecco. Ho voluto comunque dare la mia opinione, quindi mi trovo d'accordo sul fatto che sia un richiamo alle radici e diciamo a quell'old school, diciamo, che ci ha accompagnato con i loro primi 4-5 dischi, ecco. E tuttavia l'assolo, di cui ho letto diverse cose negative, in realtà io lo trovo abbastanza coerente ed in linea con quello che è lo sviluppo del brano. Diciamo che forse non mi aspettavo neanche chissà cosa, ecco, cioè da Kirk ormai non mi aspetto dei miracoli, ecco. So come suona, so qual è il suo tipo di ricerca nell'assolo, quindi questo mi aspettavo e questo è stato.
E poi il resto, la produzione, finalmente insomma una buona produzione che richiama quella di Hardwired, almeno così, adesso senza andare a controllare, però dopo lo scempio possiamo parlare di scempio che era stato Saint Anger, un album che, diciamo, facciamo passare il fatto che avesse un suo mood, fosse nato in un periodo particolare, ma poi non trovo giustificabile quello che era stato fatto per Death Magnetic, ovvero in piena Loudness War, forse, non lo so, comunque un'ipercompressione del genere aveva appesantito tanto l'album. Ecco, da Hardwired del 2016 qui le cose sono un po' cambiate e la produzione mi sembra ben equilibrata, ecco, anche con un piglio piuttosto moderno, ecco. Bene ragazzi, ricapitolando, il brano mi è piaciuto tanto, spero sia piaciuto anche a voi e stiamo tutti a vedere che cosa succederà in aprile quando uscirà 72 Seasons dei Metallica, a cui va il mio più grande rispetto, sempre e comunque. Fatemi sapere, come sempre, qui cosa ne pensate, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale se vi va e spuntate la campanella, insomma seguitemi anche sui social se volete e ci vediamo alla prossima video reaction, o ci vediamo comunque al prossimo video.